Quando il tempo chiede aiuto. Episodio 7. Zibù si alzò di scatto dal letto, come se avesse sentito un richiamo. La stanza era piena di luce, troppa. Si avvicinò alla finestra e sgranò gli occhi. Il sole era già alto nel cielo, come se la mattina fosse passata in un lampo. Zibù si toccò le mani d'istinto, vuote come ieri, nessun campanellino. Eppure lo stomaco gli fece una strana capriola. Non era una paura e non era fretta, era incertezza. Si voltò verso il letto, poi verso la porta e poi di nuovo fuori. È passato tanto tempo. Mormorò. Poi scosse la testa. Ho pochissimo. Provò a ricordare cosa aveva fatto prima di addormentarsi, ma i ricordi erano sfocati, come foglie bagnate. Zibù ispirò a fondo. Il tempo stava scorrendo, ma non nel modo giusto, e lui lo sentiva chiaramente. Zibù uscì di casa e si fermò in mezzo al villaggio. All'inizio tutto sembrava normale, poi vide un signore passare davanti a lui, salutare, fermarsi e salutare di nuovo, con lo stesso identico gesto. Poco più in là, una bambina lasciò cadere una palla, la raccolse e la lasciò cadere ancora. Uguale, uguale, uguale. Zibù sbatté le palpebre e fece un passo, poi si bloccò. Sta succedendo di nuovo. Sussurrò, pensando al caos del tempo spezzato. Ma questa volta era diverso. Non era tutto a scatti, era come un piccolo giro in tondo. Luma comparve accanto a lui. La luce calma ma attenta, Il tempo è stanco. disse. Zibù guardò le ripetizioni e si sentì piccolo. Ma io non posso fermarlo. Disse piano. Luma gli rispose con dolcezza. No, ma puoi accorgerti di lui. Zibù capì. Il problema non era controllare, era capire. Grimbo camminava avanti e indietro come una trottola nervosa. Ogni tanto si fermava, poi ripartiva più veloce, come se cercasse un ritmo che non trovava. Questo mi dà fastidio. Borbottò. Non è silenzio, è confusione. Vicino a lui un uccellino cantava sempre la stessa nota. Ancora, ancora e ancora. Grimbo si tappò le orecchie. Basta. Ringhiò. Poi si immobilizzò di colpo. Chiuse gli occhi per un secondo come se stesse ascoltando qualcosa che gli altri non sentivano. Il tempo sta chiedendo qualcosa. Disse. Zibù lo guardò sorpreso. Chiedendo? Grimbo annuì lentamente. Non urla, non si ferma, ma insiste. In quel momento un vento leggero attraversò la piazza. Non forte, non improvviso, direzionato. Zibù lo sentì sul muso e si voltò verso il bosco. Viene da lì. Disse. Luma annui. Sempre da lì. Zibù inghiottì e capì che dovevano andare. Zibù arrivò al limite del bosco e si fermò. Tra gli alberi il sentiero era tornato, non luminoso come nel crocevia, non minaccioso, ma familiare, come una strada che ti aspettava senza giudicarti. Zibù lo fissò a lungo, con il cuore che batteva piano. Non ho niente da offrire, Disse. niente magia, niente campanellino. Luma fluttuò accanto a lui e la sua luce sembrò incoraggiarlo, senza spingerlo. Grimbo rimase un passo indietro, serio. Zibù fece un passo avanti e il bosco non reagì subito. Fece un altro passo, poi un fruscio attraverso le foglie, come un sospiro di sollievo. Il sentiero rimase aperto. Luma sorrise. È questo che voleva. Zibù sentì il petto alleggerirsi. Capì che non servivano poteri per essere utile, serviva la presenza e lui era lì, davvero. Il sentiero li guidò fino a una radura. Zibù si fermò al centro. Il tempo sembrava aggrovigliato, foglie che cadevano e risalivano, ombre in ritardo, suoni fuori posto,
come se il bosco avesse dimenticato l'ordine delle cose. Zibù sentì un peso sul petto e si sedette. Non fece nulla, respirò. 1, 2, 3. Poi parlò piano, come un amico stanco. Cosa ti serve? Non arrivò una voce, arrivò una sensazione di attesa, pazienza e spazio. Zibù si alzò lentamente, spostò un rametto caduto che intralciava il sentiero, aiutò una foglia incastrata a scendere senza fretta. Nulla di magico, eppure il tempo iniziò a scorrere meglio, come acqua che trova il suo letto. Il silenzio tornò, quello buono. Luma brillò piano. Hai risposto senza parlare. Grimbo annui. Forse sei pronto. Zibù guardò avanti e sentì che qualcosa di grande stava arrivando. Quando qualcosa non funziona, spesso è più utile fermarsi ad ascoltare e fare piccoli gesti con calma, invece di cercare di controllare tutto. Buonanotte bambini e buonanotte mamma e papà. Ci vediamo al prossimo episodio. Mua! E mi raccomando bambini e genitori, iscrivetevi al canale e mettete un bel like. Grazie!